Buonasera a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Le ultime in casa Inter tra un Lautaro che rientrerà in ritardo dagli impegni con la nazionale, ecco il rientro del capitano è stato posticipato, un calendario che io definisco sempre più folle e andremo a vedere anche una particolarità, le sfide che capitano all'Inter dopo ogni pausa nazionali. Diciamo così, l'Inter non è stata particolarmente fortunata col sorteggio. Andremo poi a vedere anche le parole di De Zerbi su Luis Enrique, che tra l'altro proprio Luis Enrique insieme a Diouf sarà uno degli osservati speciali della partita di domani. Ricordiamo ore 18, amichevole Atletico Madrid-Inter. Per chi se lo fosse perso sarà anche in diretta su Inter TV su DAZN. Prima di iniziare vi ricordo anche un bel like al video e l'iscrizione al canale se volete dare un grande aiuto, soprattutto se vi piacciono i contenuti, e in quel caso ci sarebbe anche la campanella delle notifiche da attivare poi per non perdere nessun contenuto futuro. Iniziamo dalla notizia di Lautaro Martinez. Nella giornata di ieri, nella serata di ieri, è spuntata questa notizia secondo la quale l'Argentina non giocherà lunedì contro il Porto Rico, ma la partita è stata posticipata a martedì. Causa cambio sede. Era prevista a Chicago, poi per delle proteste che ci sono contro la politica di immigrazione di Trump, c'erano problemi di ordine pubblico, è stata spostata la sede, quindi l'Argentina giocherà entrambe le partite a Miami. È stato però spostato anche il giorno. Non giocherà più lunedì e quindi nella notte italiana tra lunedì e martedì, ma la partita si giocherà 24 ore più tardi. Questo porterà Lautaro Martinez a rientrare dagli impegni con la nazionale soltanto giovedì, praticamente 48 ore prima di Roma-Inter. E qui si apre un altro discorso. C'è la possibilità che all'Olimpico inizino dal primo minuto Bonni e Pio Esposito, proprio perché bisognerà far fronte alla stanchezza di Lautaro Martinez per gli impegni con la nazionale e soprattutto per il volo intercontinentale al quale sarà sottoposto. Poi qui naturalmente si può discutere, perché poi toccherà a Chivu decidere se partire comunque con Lautaro Martinez e poi farlo uscire magari all'intervallo o nel corso del secondo tempo, oppure se iniziare con Pio Esposito e Bonni e tenersi pronta la carta Lautaro Martinez da giocare a partita in corso. Personalmente è una scelta che secondo me molto dipende anche dalle condizioni di Marcus Thuram, perché c'è la possibilità che il francese affretti il recupero e che quindi sia già disponibile per una manciata di minuti contro la Roma. Se fosse disponibile Thuram, dall'inizio io partirei con Lautaro Martinez. Poi nel corso del secondo tempo si potrebbe dar spazio alle sostituzioni, quindi con Bonni o Pio Esposito a secondo di chi farà coppia con Lautaro, e proprio Marcus Thuram. Perché partirei dall'inizio con Lautaro Martinez? Non tanto per una questione tattica, quanto per una questione mentale. Sappiamo Lautaro è un calciatore che dà tanta grinta, che sprona anche i compagni di squadra, che molto spesso dà l'esempio. A volte vediamo un Lautaro che non molla, che va a fare recuperi nella propria metà campo. Diciamo che sarebbe un gran bel trascinatore per il gruppo e un vero capitano, un capitano che dà la scossa dal punto di vista mentale. Staremo a vedremo nella super sfida dell'Olimpico per chi opterà Christian Chivu, però insomma crescono le quotazioni di Pio e Bonni dal primo minuto. Dicevamo, è un calendario che in questo momento però è sempre più folle. Ai tanti impegni già delle squadre di club si aggiungono quelli delle squadre nazionali. Da questo punto di vista forse il prossimo anno, quando saranno accorpate le pause di settembre e ottobre, con una sola pausa nel mese di ottobre, potremmo avere già un piccolo miglioramento. Questo perché non tanto nel numero di impegni, perché il numero sarà uguale, anzi poi la pausa di ottobre sarà più lunga e quindi sarà probabilmente ancora più noiosa, però quantomeno i calciatori saranno sottoposti ad un solo volo intercontinentale tra settembre e ottobre. Le squadre dovranno gestire un rientro dalle nazionali in meno praticamente. Invece col calendario attuale tra settembre, ottobre e novembre ci si ferma 3 volte e ci sono calciatori che partono, vanno in nazionale con voli intercontinentali, poi devono tornare, bisogna gestirli dal punto di vista fisico al rientro, quindi forse potrebbe essere un piccolissimo miglioramento.
Dicevamo però c'è anche un calendario col quale l'Inter non è stata fortunatissima per il tipo di impegni che capita all'Inter dopo ogni pausa nazionali. E prendiamo appunto proprio il calendario. Vediamo, questa è ovviamente, come ben sappiamo, dopo la prima pausa nazionali c'è stato Juventus-Inter. Pausa nazionale attuale, vediamo, sì, Atletico Madrid-Inter, ovviamente l'amichevole di domani, ma ci sarà Roma-Inter. Tra l'altro, in una settimana ci saranno 3 trasferte: Roma, Union Saint-Gilloise e Napoli. Anche qui, ovviamente, ci sarebbe da aprire una parentesi perché, di là dell'impegno di Champions, ovviamente il calendario di Champions è stato successivo a quello della Serie A, ma c'è una doppia trasferta: Roma e Napoli. Ecco, non oso immaginare se un calendario del genere sarebbe capitato ad altre squadre a quanti piagnistei avremmo assistito, con 2 trasferte consecutive contro 2 tra le squadre più forti del campionato. Proseguiamo poi, ecco, la pausa successiva ci sarà a novembre ed anche qui, dopo Interlazio ci sarà la pausa, alla ripresa c'è Inter-Milan, quindi il derby alla ripresa. Ultima pausa del campionato che avverrà a marzo. Esattamente il 29 marzo il campionato si fermerà. Alla ripresa, quale partita ci sarà? Inter-Roma. Praticamente con 4 pause nazionali, dopo ogni pausa nazionale, l'Inter ha avuto un big match. Ora io non voglio essere complottista, non voglio dire che è stato un calendario fatto per penalizzare l'Inter, però sicuramente, ecco, da questo punto di vista ci poteva essere quantomeno qualche paletto per le squadre che giocano in Europa. Un tempo c'era il paletto, le squadre che giocavano in Europa non si affrontavano tra di loro prima e dopo i turni di Champions. Praticamente ci avrebbe evitato un trittico impressionante alla ripresa, e invece affrontiamo la Roma, che comunque è una top della Serie A e che è impegnata anche lei ovviamente in Europa, l'Union Saint-Gilloise, il Napoli, 3 trasferte consecutive e come dicevo, praticamente dopo ogni pausa nazionale ci troveremo a dover affrontare un big match con tutti i problemi poi che comporta affrontare quel tipo di partite con calciatori stanchi. Detto questo, ovviamente non che ci aspettavamo che Lautaro Martinez non andasse in nazionale, non è nell'indole del capitano, però insomma trovarsi con impegni a raffica, tra l'altro amichevoli, neanche partite poi importanti per l'Argentina, e big match subito dopo, è sicuramente un punto a nostro svantaggio. Dicevamo, arrivando ecco, anche a quella che sarà la partita di domani, Atletico-Inter, dove tra gli osservati speciali ci sarà proprio Luis Enrique, ci sono state le parole di De Zerbi, al quale hanno chiesto: Luis Enrique riuscirà a sfondare all'Inter? La risposta è stata: la competizione è alta, ma lui ha caratteristiche diverse. Ogni tanto gli dicevo che giocava in ciabatte, deve sfruttare di più il suo potenziale. Sono parole, quelle di De Zerbi, che di certo non esaltano e non incoraggiano soprattutto il tifoso interista. Ecco, sentire l'ex allenatore che dice la competizione è alta e quindi non è convinto che riuscirà a sfondare all'Inter praticamente da questa risposta, e che ogni tanto giocava in ciabatte e deve sfruttare di più il suo potenziale, insomma non sono proprio delle dichiarazioni che fanno molto piacere. E tra l'altro su Luis Enrique di UF ne abbiamo parlato spesso, se ne parla tanto perché sono stati 2 investimenti importanti per 50 milioni complessivi e finora non hanno ancora dimostrato. La partita di domani potrà essere una vetrina per loro due, nonostante ovviamente anche l'Atletico Madrid sarà decimato dai calciatori che sono in nazionale. Ci si augura che comunque possano essere 2 pedine che possano dare un aiuto all'Inter, seppur ad oggi per caratteristiche sembra che non si siano ancora integrati molto bene nel sistema di Christian Chivu. Ragazzi, fatemi sapere anche la vostra nei commenti. Cosa ne pensate di questo calendario che è sempre più intasato? Cosa ne pensate della sfida poi Roma-Inter? Ecco, con chi partireste? Con Lautaro titolare oppure partireste effettivamente con Bonni e più Esposito? Un bel punto di domanda, tra l'altro, che dimostra che l'Inter ha fatto comunque un passo in avanti per quanto riguarda la rosa. Fatemi sapere anche cosa ne pensate su Luis Enrique e Diouf. Insomma, sfruttiamo la sezione apposita anche per confrontarci. Io vi saluto, come sempre vi lascio con un gran bel Forza Inter!